Introduciamo il configuratore commerciale Idronit. È un configuratore commerciale basato sul web che è adatto ai clienti partner Idronit e viene usato anche internamente. È in multilingua, inglese, italiano, francese e multivaluta euro, dollari e yuan cinese. Si parte scegliendo una tipologia di centralina, per esempio una PPC Compact, e si selezionano in sequenza le specifiche della centralina. Si parte da un motore, per esempio scelgo un 24DC, si passa a selezionare il codice del motore, per esempio un 800 watt. Ho delle opzioni legate al codice che ho scelto, in questo caso ho scelto un 24 volt, quindi avrò un relè 24 volt da scegliere. Next, avrò un corpo centrale della centralina da scegliere, posso scegliere un corpo UA. Posso scegliere una pompa a ingranaggi di cilindrata, ipotizziamo 1,1, e un suo kit di montaggio relativo. Il sistema me ne propone uno solo, quello giusto per questa accoppiata motore-pompa. Successivamente passo a selezionare le valvole nelle cavità funzionali della centralina. Molto rapidamente posso selezionare un ritegno, una valvola di massima pressione. Ho delle indicazioni dal sistema su quella che è la pressione massima teorica, quella della valvola di massima e eventualmente una pressione desiderata di taratura della centralina. Posso passare poi a selezionare le valvole nelle altre cavità, per esempio in questo caso una valvola elettrica a solenoide, tant'è che il sistema mi mostra un avviso. Essendo una valvola elettrica devo selezionare una bobina. Seleziono quindi una bobina 24 volt, avendo scelto un motore a 24 volt, e così via mi seleziono le varie valvole che il sistema mi propone. In questo caso mi dà un avviso, devo scegliere un kit di ritorno. Alla fine, per configurare la centralina nel suo complesso, scelgo un serbatoio, per esempio un serbatoio 5 litri verticale in acciaio, e il sistema mi propone il tubetto relativo e il kit di aspirazione e di filtro relativo. Alla fine di tutto ciò io posso, aggiungendo magari altri accessori o altri dettagli o valvole esterne, ottengo una configurazione di una centralina a cui do un nome, per esempio prova. Ottengo quindi un codice parlante, che è questo, e un codice breve. Avrò anche un prezzo netto finale, che in questo caso non viene mostrato, che è legato al cliente, un peso, e otterrò una serie di documenti che posso generare. Per esempio uno schema 2D, che è sostanzialmente uno schema olodinamico, che ottengo in un formato standard, che è quello PNG, che è questo. Ottengo un preview 3D, tridimensionale, reale, in funzione delle scelte che ho fatto finora, che è questo. Ci metto un attimo a essere generato perché viene generato da lato server ed è un 3D, quindi ha un bisogno di potenza di calcolo abbastanza elevata. Eccolo qua. Questa è la centralina che abbiamo appena configurato e questo è un disegno tridimensionale che mi dà un'idea di come sarà l'aspetto finale della centralina e di come saranno le sue dimensioni. Io posso anche andare a zoomare e vedere come è fatta dentro la centralina, e tornando al mio configuratore posso vedere le tre dimensioni principali in millimetri, che sono queste, il suo peso 7,4 kg, e poi avrò anche la bill of material, cioè la distinta base, l'elenco dei componenti che formano questa centralina, che è questo. Quindi in poco meno di 3 minuti noi abbiamo configurato completamente una centralina personalizzata, avendone lo schema idraulico, lo schema della distinta base, avendo un 3D in preview e avendo un peso
dimensioni, di ingombro e anche poi, una volta che un cliente si logga con la sua username e password, un prezzo netto di acquisto.